Bentornati in un nuovissimo video. Quest'oggi sono in compagnia di Niamh, che è la mia dolce metà, Niamh McGarrell, nonché English Coach. Se non mi conoscete, io sono Mattia, sono il massimo esperto per quanto riguarda la strategia e la metodologia per l'apprendimento di una lingua straniera in questo canale educativo che è YouTube. Declino tutto il mio sapere per quanto riguarda l'apprendimento della lingua inglese. Quindi quest'oggi, se voi siete persone confuse, distratte, non sapete da dove iniziare, non sapete cosa fare, non sapete chi chiedere aiuto, non sapete nulla dell'inglese, guardate questo video perché vi diremo dei suggerimenti, vi daremo dei consigli molto pratici che dovete necessariamente attuare right now. Quindi adesso, you want to start to explain something to them? Okay, so first of all, you might be listening to this video and thinking, okay, well, the problem I have is I'm confused, I'm overwhelmed, trying to learn English is difficult and I don't really know where to start. We're here to kind of tell you that we understand how you feel. It is a daunting experience when you're trying to learn a second language, especially English, when phonetically it's so different to, you know. People, yeah. So we can understand and appreciate how you're feeling and the confused state that you're probably in. But the actual reality of the situation is, if you are in a business or within your field of expertise, and part of your job, for example, may allows you to travel abroad, for example, you have to go to meetings abroad. And a lot of the time, most jobs require, a lot of jobs anyway that are internationally, require you to speak English. Do you want to translate so far? Yeah. Quindi magari voi siete in una posizione dove siete confusi, come vi ho appena detto io, e quindi voi dovete imparare l'inglese per più svariate ragioni. Quindi c'è chi deve lavorare all'estero, quindi viaggia costantemente all'estero, quindi deve parlare con dei clienti abroad, quindi appunto fuori dall'Italia, oppure volete andare a studiare all'estero, oppure volete fare delle esperienze vostre tipo personale, quindi vi serve l'inglese. So what? What have you said? What have you said? So if you want to go abroad, if you want to go, or for example, part of your job is that you go abroad, you need English. Yeah, you need English. So then my point is okay. That you are already behind a lot of the people. Oh yeah, wait. Quindi voi siete indietro in questo momento rispetto a delle altre persone che sono più avanti di voi. Questo non vuol dire che siete più stupidi o siete più sfigati. Semplicemente dovete raggiungere queste persone e superarle con il giusto metodo, con le giuste azioni, con un giusto metodo procedurale che siamo qui appunto a insegnarvi, a dirvi, ok? So you're already behind everyone else. So there's no excuse but to start now. Ok, quindi non ci sono scuse per incominciare adesso, perché loro andranno sempre più avanti e voi rimarrete sempre più indietro, quindi da qualche parte dovete incominciare. Quindi cominciate subito. Sorry. Now, right now. So the first thing you need to be doing is expose yourself to English in every way possible. Expose yourself. Sì, ok, quindi dovete esporre la vostra persona in qualsiasi modo voi possiate all'interno della vostra giornata, in qualsiasi modo. So for example, right now, if your phone is still in Italian, change it to English straight away. If you say one, I translate. Quindi cambiate la lingua dei vostri dispositivi. Another, for example, if you enjoy watching movies, if you're a real Netflix lover, that you always watch Netflix, and you're watching a series, for example, watch it in English with English subtitles. Se vi piacciono le serie, guardate Netflix, guardate tanti film, guardate in inglese con i sottotitoli in inglese. If you don't watch Netflix and you listen to the radio when you're having your breakfast, for example, change the radio station, or you can do it on your computer or an app on your phone and listen to the English radio, because the chances are the music is English, whether it's in Italian station or not. Fine. So listen to it in English. And podcast too. And podcasts, yeah. Quindi, ascoltate cose in inglese, radio, podcast, qualsiasi cosa in lingua inglese mentre fate colazione, mentre siete in macchina, mentre state portando fuori il cane a passeggio,
ascoltate cose in inglese al posto della musica al posto della musica italiana, al posto delle interviste a personaggi italiani, guardate interviste a personaggi inglesi, ok? Per esempio. So they're like our ways, just some examples. Yeah, some example, yeah. To expose yourself as much as possible to English. So that's kind of point one, broken down with 3 different ways. Yeah, on a daily basis, quotidianamente, ok? E dovete fare queste cose, non è che dovete saperle, dovete agire nell'azione adesso, quindi adesso modificate la lingua dei vostri dispositivi, scaricate i podcast, guardate i film solo in inglese, potete farlo adesso, in questo momento o stasera, ok? Quindi subito dovete fare queste cose, anche se non le capite, fatele lo stesso, le capirete con il tempo. E una cosa molto importante è tradurre le parole che non sapete, quindi e di conseguenza interpretare le frasi, i concetti e le espressioni che non capite, ok? Questo è molto importante, ma sono un attimino cose più avanzate. Quindi questo è quello che dovete fare adesso, ok? And so... And the other thing I was going to say is that, and this is really important, so yes, you are exposing yourself to English, but the other thing you need to do is don't study English, but instead study in English. So when you're trying to learn English, when you're trying to learn that second language, you don't need to buy a textbook and follow and each day do exercises and stuff like that. You need to do what you love, what you enjoy, what motivates you, what drives you, and study that in English. So for example, if you have a passion for, I don't know, give me an example. Like if you... like if yours. You're passionate about a business, marketing, self-development. Yeah, which is everything you watch. Yeah, because I like it. Okay. He watches all the videos, all the podcasts, everything in English. Firstly, because it's not available in Italian. Do you know? Yeah, this is the main reason to learn English. Perché praticamente le informazioni che ci sono in italiano, ora che aspettate la traduzione dall'inglese all'italiano delle informazioni che vi servono, che sono aggiornate nel mondo reale che vi circonda, cioè ci vogliono mesi. E per esempio io che so l'inglese so più informazioni rispetto alla mia area of expertise rispetto a voi, solamente perché so l'inglese. Quindi questo è uno dei tanti motivi che nessuno vi dice, ok? And the second thing is, what was I saying? Wait, I translate to them. Okay. Quindi voi non dovete studiare l'inglese, voi dovete studiare in inglese ciò che vi appassiona e ciò che vi piace. So I'm passionate about business, quindi sono appassionato, diciamo, di marketing, di comunicazione, di, diciamo, come creare un business online, come fare tutte queste cose, e quindi io queste cose le guardo in inglese, non le guardo in italiano, a parte il fatto che in italiano queste cose non sono ancora così tanto sviluppate, ma comunque io le guardo in inglese perché la maggior parte delle informazioni sono in inglese, ma comunque appunto le guardo per imparare, per continuare a migliorare il mio inglese, ok? So like, A, because it's only available in English, but B, because you're kind of, in English there's an idiom, you kill 2 birds with 1 stone. Quindi prendere 2 piccioni con una fava. Yeah, like, so, and that's exactly what you're doing. You're studying what you want, but you're also studying English. I learn my area of expertise. I improve my area of expertise, and then I improve my English. Yeah. So 2 things at the one time. At the one time. Yeah. Oh, good. Your English is so good. So that's our second point. Second idea, kind of the. It's not an idea. It's a fact. You need to do it, because if not, it's so hard. It will be so hard. And not many people actually think of it that way. Because not many people are successful, and not many people speak English very well. Yeah. So yeah. Quindi another example, another stupid example, like if you love cooking, you can watch like a tutorial in English. Or like buy the cookbook, like classic cookbooks, for example. Buy them in English. Like Amazon exists for a reason. Yeah, for 10 euros. Do you know? So adapt everything to your lifestyle so that you're doing things in English.
you're hearing English constantly. Yeah. Like I work in a Spanish school, so every day I'm constantly hearing Spanish, and then in the evenings I'm with a Spanish family, so I'm constantly hearing Spanish. So my level of exposure to Spanish is so high, which naturally helps my understanding. So it's the same idea, it's exposure. Exposure, yeah. Quindi per esempio, non so se l'avete capito, magari siete appassionati di ricette, cercate su YouTube le ricette come si cucina la carbonara, al posto che scrivere come si cucina la carbonara, you have to search how to cook carbonara, how to make carbonara. E vi escono i video dove ci sono le persone americane e inglesi che vi parlano e vi spiegano come fare le cose in inglese. Ma così che capite i passaggi, capite le azioni, capite gli ingredienti, capite cosa fare, eccetera, eccetera, eccetera. Vi piacciono gli animali, vi piacciono le lotte, vi piace la guerra, guardate i documentari di guerra in inglese, di un argomento che padroneggiate già in italiano, così sarà più semplice. Sì, ok, e quindi perché lei adesso deve andare, se abbiamo le nostre cose da fare, quindi so we had 10 minutes, so 10 minutes is a lot. So do it right now. So do you want to do a resumen? Summarize. I know resumen in Spanish, come on. Resumen in Spanish. Yeah, summarize. Yeah, so start now because you're already behind. Start now to do anything you want, anything you can do, yeah. And expose yourself as much as possible and study what you love, but study in English, so you're killing two birds with one stone. Incomincia adesso. Esponi la tua persona all'inglese in qualsiasi modo tu possa, ora, adesso, e studia in inglese e non studia l'inglese, perché c'è una differenza abissale. So, 3 points, and doing stuff on a daily basis, listening, watching. Yeah, there are ideas. So, okay, so that's it, bye bye, see you soon. Wait. What? Subscribe the channel. Oh, yeah, if you want.